Architetto Ross, presso il vostro sito dell'Accademia Italiana di Architettura Feng Shui troviamo sul calendario degli eventi un corso che si chiama Fisionomica. Di cosa si tratta? Allora, anche questo ricordo che è online. Ecco, questo è uno dei corsi che online direi è abbastanza facile da poter apprendere queste nozioni, perché sono tantissime nozioni spiegate bene con tutto il materiale che viene anche presentato. È Mhm. vero anche però che il frontale c'è una parte esperienziale che non è che è così semplice online farlo, Infatti. però diciamo una grossa fetta viene bene appresa nell'online. Ecco, dico questo perché tutti i corsi anche hanno questo aspetto già preparato. Mian Xiang, allora è un'antichissima disciplina cinese che individua la personalità, diciamo così, attraverso la lettura soprattutto del viso. Dico questo perché anticamente non ci si poteva denudare né guardare i piedi né le mani, quindi gli aspetti corporei non si potevano leggere e quindi erano tutti molto corazzati, molto Mm. chiusi e quindi questa disciplina è nata attraverso i segni che ci sono nel viso. Questa analisi va a pari passo con le analisi che guardano invece l'aspetto numerico. Avete visto che ci sono dei corsi di numerologia, di Bazzi, per esempio, quattro passi del destino, eccetera, che sono dei corsi per vedere l'energia della persona con la data di nascita. Ma Mm. questa cosa, data di nascita, ci fa vedere i potenziali di una persona nata in quel periodo. Ma per vedere come quella persona ha attuato, che scelte ha fatto e quindi come ha mobilitato, cambiato, si dice questo è il Bazzi mobile, poi entreremo quando entrate nel Bazzi e vedete questo aspetto, comprendete questo discorso, c'è un libero arbitrio, diciamo così, no? Mm. Nell'azione. Questa libertà si legge attraverso i segni del viso, cioè io non posso leggere su una mappa numerica come uno ha attuato un qualcosa, ma lo posso leggere attraverso i segni del viso di come uno attraverso i suoi segni ha agito quella cosa, o come le sta agendo. Quindi la fisionomica è una componente importantissima che si lega anche al Bazzi, cioè l'analisi del destino della numerologia, ma soprattutto è vedere l'attuazione delle scelte della persona nel campo diretto. Quindi attraverso io la lettura del viso, la lettura del corpo, dei suoi comportamenti, del suo movimento, vedo di questi aspetti che si leggono anche in altre discipline, ma come sono Certo. attuati, perché è una specie di mappa che viene trascritta attraverso le forme, le proporzioni, i segni che nascono e spariscono a seconda di come uno si atteggia, perché non è che un corpo va comunque così, un corpo va così perché noi decidiamo anche un certo stile di vita, un modo, abbiamo delle emozioni di un certo tipo e questo trasforma nel nostro volto e quindi è proprio l'azione che viene attuata, la cosa Mm. importante da indirizzare e comprendere. In questo caso si approfondiscono quindi le macro aree del viso, anche poi i piccoli segni, dettagli, per poi passare anche al linguaggio paraverbale, cioè il linguaggio del nostro corpo, che è una cosa strastudiata in Occidente questa, quindi i nostri comportamenti, i riflessi, Mm. tutto questo coinvolgimento che sono incondizionati, riflessi incondizionati. Devo dire anche che l'aspetto cinese aggiunge anche la temporalità, che è una cosa fantastica che non abbiamo noi in nessuna conoscenza, cioè attraverso questa lettura del viso si può leggere a seconda i segni dove sono posizionati una cicatrice, una ruga, una stortura della parte del viso, un assetto non bilanciato, eccetera, eccetera, una macchia e un neo, possiamo vedere in che punto è quello e quel punto è un punto dell'età della persona. Quindi possiamo anche individuare come ha vissuto la persona o come vivrà in qualche modo la persona, quindi c'è anche una mappa temporale, questo è molto affascinante ed è anche molto preciso anche conoscerlo. La giornata di corso come si svolge? Allora, sì, appunto, è la spiegazione di tutte queste tecniche, passo per passo, quindi è aperto a tutti ovviamente, non è che bisogna avere chissà quali conoscenze, questa cosa però va avanti, si spiega sempre meglio. Ovviamente questa lettura viene fatta in modo individuale, quindi in qualche modo si guardano anche i partecipanti, ci si osserva e ci si comprende attraverso la lettura delle persone e questo scambio reciproco anche tra i partecipanti, c'è come dire una comprensione di quello che si spiega anche attraverso il leggersi e il leggere. Quindi il corso ha una parte anche pratica, Si diciamo, di diventa cui. tutti modelli in qualche modo Certo, rispetto certo, a... quindi bisogna essere anche pronti ad aprire delle proprie realtà, diremo, interne, ma che è affascinante in modo Certo. incredibile perché poi inizi a comprendere e anche a leggere il tuo intorno, no? Le persone che sono intorno. Bene, questo corso a chi è rivolto? Chi possono essere i potenziali partecipanti di questo corso? Guarda, io partirei, guarda, dai medici, nel senso, e anche dagli estetisti o chi fa chirurgia plastica per dire, perché fanno dei danni queste persone o potrebbero correggere delle parti che sono in modo inconsapevole, perché questo antichissimo studio fa comprendere come ogni forma ha un contenuto interiore, psicologico e animico ancora di più che ha una causa d'essere. Nel momento che noi cambiamo queste cose esterne, stiamo cambiando e coinvolgendo degli assetti psicologici
psicologici, ma anche profonde nel nostro sistema interno di forme. Quindi direi chi tocca il corpo, lo trasforma, lo plasma, lo taglia, dovrebbe conoscere bene questi aspetti, soprattutto del viso. Detto questo, però, agli estetisti, anche chi fa trucchi, make-up, questo è anche Certo. un coinvolgimento, sapere come valorizzare delle parti, cosa vuol dire valorizzare quelle parti, perché a livello inconscio arrivano questi segnali che questo scorso spiega. Poi ovviamente i architetti di Feng Shui sono benvenuti perché la lettura, ripeto, di questa parte dell'azione, e quindi in poco tempo si capisce il cliente che hai davanti, ti permette di capire come indirizzare meglio un progetto, anche una relazione anche di aiuto, diremmo così, in modo più adeguato e più preciso, perché a certe persone può andare bene un modo e a altre non, e questo dipende da cosa anche abbiamo di fronte. Bene. Scopo del corso, quindi? Guarda, leggere in pochi minuti una persona per poter quindi comprendere meglio le sue domande nascoste, diremo così, profonde, e quindi indirizzare in modo preciso il progetto che vogliamo fare e anche l'atteggiamento corretto col cliente. Quindi questo ci serve a noi come operatore per essere più attenti anche e leggere dietro le righe cosa veramente uno sta chiedendo. Bene, architetto Ross, grazie e buon lavoro. Grazie a te, arrivederci.